Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una focaccia veloce ad alta idratazione. Vediamo come gestire ed incordare completamente a mano e con pochi semplici passaggi un impasto idratato all'80%. Non aggiungo altro se non seguite il video passo passo. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per realizzare la nostra focaccia veloce ad alta idratazione abbiamo bisogno di una farina 0 con 12 g di proteine e una W pari a 230. Utilizzeremo poi acqua fredda di rubinetto, sale, olio extravergine di oliva e lievito di birra fresco. Tutti i pesi li troverete in info box sotto il video. L'idratazione che daremo al nostro impasto è dell'80%. Inizio a versare un pochino di acqua presa dalla quantità totale nella ciotolina del lievito e ora lo faccio sciogliere. Il lievito è ben sciolto e lo versiamo nella ciotola della farina. Versiamo anche l'acqua tutta insieme così. E comincio a lavorare l'impasto con un cucchiaio di legno. Prima che l'impasto prenda corpo, verso il sale. E ora l'olio. E adesso lavoriamo per un paio di minuti così in ciotola col cucchiaio di legno. Dobbiamo assicurarci che tutta la farina sia stata assorbita. E che non ci siano residui anche sul fondo, vedete? Ora pulisco bene i bordi della ciotola, copro l'impasto con la pellicola e lo metto a riposare in frigo per 30 minuti. Dopo i primi 30 minuti in frigo vediamo come è cambiata la consistenza dell'impasto. Vedete? È già molto più elastico. Vedete? Possiamo decidere di fare delle pieghe in ciotola, come sto facendo io. Oppure, bagnandoci le mani, possiamo procedere così. Vedete che bello? È già liscio. È magnifico, vedete? Chiudiamo ancora con la pellicola e lo mettiamo ancora in frigo a riposare, ma solo per 20 minuti. Procediamo esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente.
mi bagno le mani, stacco l'impasto dal fondo della ciotola, lo sollevo e lo piego. È incredibile, noi non abbiamo impastato e abbiamo già un impasto incordato, è una cosa meravigliosa. Basta così e rimetto ancora una volta in frigo l'impasto per gli ultimi 15 minuti. L'ultimo giro di pieghe noi lo facciamo sul piano di lavoro. Mi inumidisco le mani e con le mani umide bagno un pochino il piano su cui rovescerò l'impasto. A questo punto pieghiamo. Non trovate che sia un impasto magnifico? Ora possiamo chiuderlo. Guardate che cos'è. A questo punto ho unto un contenitore ermetico con dell'olio extravergine di oliva e ci mettiamo l'impasto all'interno, così. Ora questo impasto io lo lascio lievitare per 1 ora e mezza a 24 gradi. Il mio impasto ha triplicato di volume. Guardate che cosa è diventato, guardate che consistenza che ha. È pieno di aria, è davvero magnifico. Ora dobbiamo toglierlo dal contenitore. Spolveriamo il banco con semola rimacinata prima di versare l'impasto sul banco. È un impasto fantastico. Pieghiamo un po' per dargli un po' di forza. Guardate, è pieno di aria. Lo lascio riposare così sul tavolo appena per 10 minuti. Ora possiamo finalmente formare la nostra focaccia. Io ho preparato a fianco a me una teglia, la classica teglia da forno, e l'ho rivestita con un foglio di carta da forno. Spolvero un pochino di semola così. Prima di tutto chiudo ai lati, così, e poi vado a stendere in questo modo e ad allargare. Ora finiremo la stesura in teglia.
ancora un pochino di semola. E ora trasferisco la focaccia in teglia. Io direi che possiamo proprio accontentarci. Ora io questa focaccia la copro con un tovagliolo e la lascio lievitare per 20 minuti prima di infornarla. Nel frattempo preriscaldo il forno a 250 gradi, quindi alla massima temperatura. Ora dobbiamo mettere sulla nostra focaccia olio extravergine d'oliva, sale a piacere. Vado con i polpastrelli ad abbassare l'impasto così per un'ultima volta. E siamo pronti per infornare la focaccia. Io ho già preriscaldato il forno, come vi avevo detto, a 250 gradi in modalità ventilata. Metterò la focaccia nel piano centrale e la lascerò cuocere per 15 minuti. Ecco qui la focaccia appena sfornata. Sentite? Croccantissima. Ora la lascio raffreddare e poi la taglieremo insieme. È giunto il momento di tagliare la focaccia. Prima vi voglio far vedere la cottura sulla base, guardate, è davvero favolosa. E adesso passiamo al taglio. Guardate che tipo di alveolatura che abbiamo ottenuto. È una focaccia davvero fantastica. Questo impasto potrete utilizzarlo sia per realizzare focacce come questa e sia per realizzare delle pizze in teglia. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia focaccia veloce ad alta idratazione sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.